Mentre si svolgevano le guerre tra Diadochi, alcuni stati greci, approfittando della remissività della Macedonia, avevano cacciato i presidi macedoni e non potendo più fare affidamento né su Atene né su Sparta, ormai decadute rispetto al passato e alla loro antica grandezza, tali stati greci avevano costituito delle leghe allo scopo di conservare la propria indipendenza. Queste nuove leghe, a differenza delle precedenti, si fondavano su una forte base di uguaglianza, così da costituire veri e propri stati federali, e nello specifico, ricordiamo, la Lega Etolica e la Lega Achea. La Lega Etolica, di tendenza democratica, si formò nel 314 a.C. tra le fiere popolazioni dell'Etolia, regione costituita da aspre montagne a sud dell'Epiro, e si andò gradualmente sviluppando fino a comprendere gran parte della Grecia centrale e perfino alcune città del Peloponneso e varie colonie d'oltremare. Di converso, la Lega Achea, di tendenza oligarchica, si formò nel 281 a.C. tra alcune città dell'Acaia nel Peloponneso e si ingrandì un po' alla volta fino a inglobare gran parte del Peloponneso, ad eccezione di Sparta, che non poteva tollerare che altri popoli potessero dominare sul Peloponneso e usurpare la supremazia che da sempre Sparta aveva avuto. Si associa all'apice della potenza della Lega il nome dello stratega Arato di Sicione, ideologo piuttosto ostinato, molto più che un uomo di Stato propriamente detto, che con la dovuta persuasione e le armi riuscì ad ottenere, oltre all'adesione della sua città alla Lega, anche quelle di Corinto, di Megara e di altre città. Le due leghe si trovarono unite nel 238 a.C. proprio ad opera di Arato, in quanto coalizzate contro Demetrio II, da cui il nome di guerra demetriaca. Demetrio, in un primo tempo, riuscì a riportare vittoria sulle due leghe, ma poi la Lega Achea riconquistò gran parte dei territori perduti. Alla morte di Demetrio, nel 229 a.C., non vi era più alcun soldato macedone nel Peloponneso. Se le due leghe, da un lato, sembravano essere unite in virtù di un'azione comune per l'indipendenza della Grecia, tuttavia l'antico spirito particolaristico che aveva tenuto a lungo diviso la penisola e del quale Filippo di Macedonia a suo tempo si era approfittato, dapprima suscitò un ampio conflitto tra Sparta e la Lega Achea, che rese definitivamente vano ogni proposito di scrollarsi di dosso il giogo macedone. Ma nel mezzo di una Grecia divisa da leghe che si combattevano l'una contro l'altra, una potenza straniera, ovvero Roma, stava per fare il suo ingresso all'interno del mondo greco-ellenistico. Roma sopraggiunse in Oriente principalmente per reprimere la pirateria degli Illiri, alleati della Macedonia, i quali turbavano e disturbavano pesantemente il commercio romano sull'Adriatico. La Lega Etolica, reputando fosse giunto il momento propizio per abbattere la Lega Achea e per costringere la Macedonia a rinunciare al predominio sulla Grecia, invase Acaia e Messenia. Arato anche questa volta chiese aiuto alla Macedonia, dove ora regnava il giovane Filippo V, che fu ben lieto di accogliere l'invito. Filippo discese in Grecia e combatté per 3 anni contro i Toli e i loro alleati, sconfiggendoli più volte, ma avendo appreso che i Romani erano stati sconfitti da Annibale in Italia, si affrettò a concludere la pace di Naupato nel 217 a.C. e una volta alleatosi con Cartagine dichiarò guerra ai Romani nel 215 a.C.